Albertina loves to help at her local sagra. This one. Sagras are food festivals in Italy, and they're especially popular in the summer holidays throughout August. So we're joining her to find out how she makes cappellacci for the sagra and helps out. Sono Albertina, abito a Coronella da 54 anni. Oggi vi farò i cappellacci di zucca e li condirò con burro e salvia. Albertina lives in Coronella, close to the city of Ferrara in Emilia-Romagna. She is one of the helpers for the Cappellacci Sagra, or food festival, which takes place over several days in August. The local dialect word for cappellacci is caplaz. Albertina is in charge of making the sugo, or meat sauce, served with the caplaz. Il mio braccio destro si chiama Paolo. Here she is with 1.5 kilos each of finely diced carrot, celery and onion, which has to be softened in olive oil. This quantity needs seasoning with 200 grams of salt and plenty of black pepper. Albertina uses 10 kilos of meat, which consists of equal parts of minced pork sausage, pancetta and beef. She deglazes this with a litre of Sangiovese red wine and adds a bundle of bouquet garni. This has to be browned before Albertina adds 2.5 kilos of chopped tomatoes and 880 grams of tomato concentrate. From the delicious aromas, I reckon Albertina's secret spice mix includes lots of nutmeg, cinnamon and clove. Vedi? This then has to simmer for several hours. A sagra like this needs around 100 volunteers. With the sugo done, Albertina heads home to share her recipe for cappellacci. She uses 100 grams of 00 flour for every egg. She likes to add a tablespoon of olive oil. Ci metto un cucchiaio di olio. Perché? Perché la sfoglia diventa più elastica. Ah. Occhio! Albertina managed a garage along with her husband. She decided to get involved with the sagra to stay social. Da quant'è che hai cominciato a partecipare? Io da 8 anni. Mi piace fare da mangiare, mi piace stare in compagnia, non stare sempre in casa. Ma io lavoravo in fabbrica con mio marito, te l'ho detto che l'ho incontrato là, ero metalmeccanica. Poi mi sono sposata, mia suocera aveva il distributore di benzina qui fuori, dal cancello, e ho fatto 14 anni a benzinaia. She kneads her dough for a good 5 minutes until it is smooth. She leaves it to rest for an hour in the fridge. Here's some dough she made earlier. She rolls it out, turning it regularly. È un po' dura. The sfoglia can be a little thicker than for tagliatelle. Anche se per caso non viene rotonda, a noi per fare i cappellacci ci servono quadrati. Sì, se anche non è proprio rotonda. Anche. Per me va bene così, perché il cappellaccio vuole la sfoglia un po' grossettina. She covers the pasta sheet while she makes the filling. Questa è la zucca cruda che va cotta nel forno 40 minuti. She has roasted 300 grams of a pumpkin called zucca violina, as this is what's available. The best, because it's the least watery, is the Mantovana pumpkin, which is available later in the year. Guarda questo macinino che ha 100 anni. She grinds some black pepper, adds some salt, and then a tablespoon of sugar.
Lo zucchero per adesso facciamo così, un cucchiaio. Albertina scrapes in some nutmeg and then adds 100 grams of grated Parmigiano. This is her mother-in-law's recipe. Because the pumpkin is a bit watery, she adds a handful of breadcrumbs. Vedete che è un po' granuloso, ci mettiamo un po' di pane grattugiato, così assorbe quel po' di acqua. È tipica questa zucca che faccia più liquido che le altre, quelle verdi. Un po' di sale. Allora, si fa a occhio in casa. This needs a good squish to make sure everything is properly mixed and absorbed. It's kind of quite medieval for a British taste to have that sort of savoury sugar thing happening. Delicious. Buono. Piace? Albertina cuts 10cm pasta squares with her ravioli cutter. She places a generous teaspoon of filling into the centre and folds the dough over to form a triangle. Si deve fare un triangolo, si deve schiacciare per bene. She squeezes the edges together. She then pulls the two corners together around her finger and pinches them tight. E schiacciando bene qua, perché sennò diventa troppo grosso. Oppure le nostre anziane, mia suocera, faceva diversamente anche la chiusura. Così, e poi invece di chiuderle così, facevano così, univano qua e non veniva quattro strati, veniva fatto a fazzoletto. Però adesso insomma praticamente li facciamo tutti così, così, lo metti sopra, brava, così, con l'altro, con l'indice così, e poi vai così. I cannot resist having a go as it's been a while. Hai visto? Yeah, but why is it that mine looks terrible? Così, va bene, dai, Sì, adesso, sì, perché dai. Sai come Così? fai? Sono i bambini che fanno così. Ho detto così per scherzare, sai? No. Guarda, Okay. facciamo questi qua. Dai, dai. Così. Sei brava come il sole. Practice always helps. So it's starting to look a little bit better and a little bit more. Va bene così, va bene Grazie. così. Albertina melts some butter in a pan and adds some sage leaves. She places the cappellacci into simmering salted water. And once they've cooked for about 4 minutes, she scoops them into the butter. We've agreed this is quicker than cooking the ragu again. Ecco, con i cappellacci già pronti. She dresses the cappellacci with sage leaves and some more Parmigiano. And I'm the lucky taste tester. They're delicious. And we're just going to have to eat these twice, which is absolutely the best way to spend a Friday. Grazie. Grazie a voi. The sagra has just started. Some villagers have ordered takeaways. Ora sono qui che devo distribuire l'asporto, le cose che vengono a prendere da portare a casa. Vero? No, Questo è tuo. ah, questo lo teniamo noi. Perfetto. Albertina's sugo is fantastic, especially with a cappellacci. It's a great combination of flavours.
con ragù sono diversi. Tuo cappellacci è più buono di qui, ma tuo ragu buonissimo. Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies. And have you listened to the Pasta Grannies podcast yet? You'll find the details in the description box. Come back next week when Maddalena makes zuppa gallorese.